Ciao a tutti ragazzi e bentornati per una nuova recensione. Finalmente ciò che tutti quanti stavamo aspettando è stato annunciato. Esatto, sto parlando proprio del nuovissimo set per adulti, il 10294 Lego Titanic. Ma prima di cominciare vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto. Benissimo, partiamo subito in quarto. Il nuovissimo Titanic è un set assolutamente innovativo che rende omaggio ad una delle navi più famose di tutto il mondo, che quest'anno celebra il suo 110° anniversario. Anche questa volta Lego è riuscita veramente a stupirci e a stabilire un nuovissimo record. Naturalmente il set non è il più grande come numero di pezzi, quello rimane la mappa del mondo, il set 31203, e troverete la mia recensione qui nella scheda in alto, ma sicuramente è il set più lungo. Le sue dimensioni sono 135 cm di lunghezza, 44 cm di altezza e 16 cm di larghezza. E sentite un po', è formato da ben 9090 pezzi. Sarà venduto al prezzo di 629,99 € e la sua data di uscita è prevista per l'8 novembre. Con la possibilità però di essere già preordinato dal primo. Ciò di cui molti fan saranno felici, ed io sicuramente in primis, è che non ci sono adesivi nel set. Infatti tutti i dettagli visibili, come il nome della nave o la linea gialla lungo lo scafo, sono completamente stampati, comprese, pensate un po', le 3 bandiere stampate su plastica flessibile. C'è anche una piccola targhetta nel set che utilizza le parti delle lettere stampate della macchina da scrivere Lego 21327 per formare il nome Titanic, ed anche di questa trovate qui in alto il link alla mia recensione. Bene, dopo questa piccola introduzione passiamo ai dettagli dell'enorme box, che per darvi un'idea dovrebbe essere delle stesse dimensioni di quella del Millennium Falcon e dello Star Destroyer. Quindi preparate i muscoli per portarvelo a casa. Adoro la grafica utilizzata per la realizzazione di questa confezione, dove possiamo vedere 2 diverse prospettive della nave sia nella parte frontale che posteriore, mentre ai lati della confezione ecco le 2 immagini della poppa e della prua. All'interno ci sono ulteriori 3 scatole che, come mostrano le immagini, contengono le parti per le sezioni anteriore, centrale e posteriore della nave, costruite separatamente. Ogni confezione naturalmente ha il suo manuale di istruzioni e qui, dopo aver speso la bellezza di 630 €, mi sarei aspettato almeno dei manuali con una rilegatura d'anello. Sarebbe stata sicuramente un'alternativa più originale. In compenso siamo fortunati perché ogni scatola contiene il proprio separatore dei pezzi. Spero che si sia capito che ero ironico, D'accordo, non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito ai dettagli della build, partendo con la prima confezione che andrà a formare la nostra prua. All'interno possiamo trovare 22 buste numerate dalla 1 alla 12, oltre a 3 tubi flessibili bianchi e naturalmente il primo dei 3 manuali di istruzioni, composto da ben 261 pagine. Non mi voglio soffermare troppo sui libretti questa volta, anche perché, come altri set per adulti, ogni libretto contiene diverse immagini della vera nave e molte curiosità e fatti storici interessanti. Iniziamo costruendo la base della nostra prua, a prima vista di forma quasi triangolare. In generale la nave è costruita tutta verso l'alto, mentre lo scafo è costruito con diverse tecniche SNOT. Continuiamo la nostra build con la base del ponte di prua, assemblando un'ulteriore sezione sempre di forma triangolare. La fissiamo alla struttura superiore e poi andiamo a rinforzarla un po' per darle più solidità. A questo punto andremo a realizzare le prime 2 file di oblò, inserite ai 2 lati superiori dello scafo, ingegnosamente costruite per formare la caratteristica forma angolare. Ancora alcuni piccoli dettagli, come questa piccola sezione delle catene inserita in profondità nello scafo,
per poi passare al completamento del pavimento del castello di prua. Anche qui ricoperto da molti dettagli come transenne, l'albero di prua, i portelli di carico, nonché la gru di ancoraggio. Passiamo adesso alla seconda sezione del nostro Titanic, quindi la prima parte del grande ponte e la costruzione del primo fumaiolo. Si parte da una base trapezoidale dove nella parte posteriore andremo a montare le prime 4 caldaie e subito sopra di queste procederemo alla realizzazione dei grandi ponti della nostra nave, fino a quelli di prima classe. Veramente ingegnosa, devo dire, l'idea di suddividere le superfici dei ponti con tile colorati a seconda del livello. Il prossimo passaggio completa quella che è la struttura dello scafo, sempre con tecniche SNOT, e le successive 2 sezioni, una per lato di oblò. A questo punto, una volta delineati alla perfezione tutti i ponti dello scafo, ecco che si vanno ad aggiungere ulteriori elementi, come la base del fumaiolo ed il fumaiolo stesso, che verrà ancorato con una serie di perni Technic per dargli l'angolazione desiderata e l'aggiunta di 2 cavi che andranno a formare i tiranti di sostegno. Ora la sezione del ponte è pronta per essere accoppiata alla prua e come tocco finale al completamento della prima fase vengono quindi costruiti gli ultimi rivestimenti dello scafo di entrambe le sezioni. Siamo giunti alla seconda confezione ed ora andremo a montare la parte centrale della nostra grande nave. Questa sezione contiene 18 buste numerate dalla 13 alla 28 ed il secondo manuale composto questa volta da 216 pagine. Si parte come al solito dal basso, quindi con la costruzione di una grossa base rettangolare. La build prosegue continuando ad assemblare telai di grandi dimensioni che andranno poi a formare i vari ponti, anch'essi pavimentati con tile di diversi colori, per distinguere le varie classi della nave. E mi piace molto la riproduzione della sezione in microscala per lo stoccaggio del carbone, le scalette e la passerella. Da qui si continua iniziando l'assemblaggio delle pareti dello scafo, completate con una molteplice serie di oblò, per poi aggiungere il bordo giallo nella parte superiore. Una volta terminato il tutto possiamo cominciare con la realizzazione dei ponti superiori. Aggiungiamo un'ulteriore fila di oblò formata da elementi Technic per poi passare ai dettagli di completamento del ponte di prima classe. Completiamo con i dettagli sul ponte scoperto, tra cui il lucernario della grande scalinata, il secondo fumaiolo, costruito con le stesse tecniche viste in precedenza, ma resta da aggiungere ancora un dettaglio molto importante: le scialuppe di salvataggio. Vediamo che ogni scialuppa di salvataggio è composta da 11 elementi. In questo caso il nostro modello ha solo 16 scialuppe, mentre il vero Titanic ne aveva 20, di cui 16 disposte in 4 gruppi di 4, come sul nostro modello, ma le restanti 4 erano zattere pieghevoli. La seconda sezione centrale è molto simile alla prima. Le principali differenze sono a livello dei ponti superiori, dove poi si unirà con la poppa. Concludiamo il tutto costruendo uno dei 2 perni che collegherà il segmento 1 e 2 insieme. In questo caso è fondamentale un asse che scende attraverso la nave, collegando i vari segmenti di pavimento. Siamo ormai in fase di arrivo, ragazzi, ed ora abbiamo i primi 2 segmenti combinati insieme. Quindi procediamo assieme con la terza ed ultima confezione, che comprende la sala macchine e la poppa. Qui la confezione contiene le restanti 26 buste, numerate dalla 29 alla 46, un tubo flessibile di colore bianco e l'ultimo dei nostri libri di istruzioni, composto da 320 pagine. Partiamo con la realizzazione della sala macchine, costruendo alcune delle funzioni base del set, un cilindro che contiene degli ingranaggi e 2 assi, che saranno da un lato collegati ai motori, dall'altro alle eliche. Il tutto servirà a formare la turbina a bassa pressione che andrà ad azionare l'elica centrale. Proseguiamo con la parte alta dello scafo, inserendo la nostra consueta sezione di oblò su entrambi i lati, per poi passare al continuo del nostro bordo giallo che corre sempre lungo lo scafo.
e all'allestimento dei due ponti con le cabine della seconda classe. Rifiniamo il tutto con il rivestimento dello scafo e continuiamo con l'innalzamento della struttura, quindi con la costruzione dei ponti di prima classe. Attorno al futuro fumagliolo, proprio sul ponte scoperto, il tetto è leggermente rialzato per ospitare la sala fumatori di prima classe e concludiamo con altre 4 scialuppe di salvataggio. Siamo finalmente giunti all'ultima parte del nostro transatlantico, la sezione di poppa. Finora la maggior parte del Titanic è stata costruita come se fosse una struttura somigliante ad una scatola, con lo sviluppo totalmente in verticale. Tuttavia, le complesse curve della poppa richiedono una struttura più complessa e le sezioni dello scafo sono molto più grandi e di forma peculiare. Viene nuovamente assemblata una base di forma trapezoidale, un po' più estesa nella parte posteriore, dove notiamo 3 lunghi assi Technic che passano completamente attraverso la struttura, per essere collegati poi, posteriormente, alle eliche. Nella parte posteriore aggiungiamo la terza elica nel suo alloggiamento appositamente sagomato. Elica che, se dobbiamo essere proprio pignoli, dovrebbe avere 4 pale ed il timone collegato semplicemente con delle clip a poppa. La fase successiva vede la costruzione di un enorme rivestimento destinato a coprire i 2 lati dello scafo. Inoltre possiamo notare che nella zona di colore rosso scuro viene lasciata libera una scanalatura che verrà poi utilizzata per il passaggio dell'asse dell'elica. Nella parte alta sono presenti anche alcuni elementi di rifinitura che conferiscono alla poppa la sua particolare conformazione. Occupiamoci ora del bordo posteriore inferiore, dove verrà assemblata una piccola struttura con la scritta Titanic Liverpool. Proseguiamo questa sezione aggiungendo su entrambi i lati ancora 2 file di oblò e innalziamo il tutto con le altre strutture dei ponti e 2 boccaporti, per poi occuparci infine delle rifiniture del castello di prua. Da qui si passa successivamente alla realizzazione di una grande struttura curva che si connette al bordo superiore della poppa, dove andrà inserito il nostro tubo flessibile bianco, visto in precedenza, andando a formare una ringhiera. In questa fase vengono costruite anche 6 gru identiche, fissandone 2 sul castello di prua, 2 sul ponte C e 2 sul ponte A. Andiamo adesso ad unire le 2 parti e completiamo la sezione dello scafo in corrispondenza dei collegamenti tra le 2 strutture, con la costruzione del ponte di comando e l'innesto del secondo albero. Come ultimo passaggio andremo a costruire i 2 motori principali a vapore, con pistoni funzionanti. Da notare che se poi si andrà a girare il piccolo ingranaggio grigio, questo farà muovere i pistoni su e giù. Inoltre, una volta agganciata alle 2 sezioni, farà girare una delle 2 eliche esterne. Ora attenzione, questo è un processo totalmente manuale e non può essere eseguito quando la nave è completamente assemblata. È necessario infatti separare il secondo e il terzo segmento per accedere a questa funzione. Infine non dimentichiamoci dell'ultimo perno di raccordo che verrà utilizzato per unire quest'ultima parte al resto della build. I supporti espositivi molto semplici ma comunque abbastanza resistenti e la targhetta con la scritta Titanic. Quest'ultima risulta un po' semplice a mio avviso, troppo direi, ed è composta da pochi pezzi. Un po' una delusione secondo me, dopo tutti i dettagli visti sulla nave. Secondo me sarebbe dovuta essere come una targa informativa in stile UCS. Ok, e dopo questa immensa fatica ragazzi siamo arrivati alle conclusioni finali. Anzitutto devo dirvi che mi sono completamente ricreduto su questo set, è veramente eccezionale. Secondo me quando si acquista un set di queste dimensioni non si sta solo acquistando una rappresentazione, ma anche una vera e propria esperienza di costruzione. E qui Lego e lo stesso Mike Psiaki, che ha impiegato molte tecniche ingegnose, questa volta hanno fatto veramente bingo. Osservando la lunghezza della nave, i dettagli si fondono perfettamente nel modo in cui dovrebbe essere un modello in microscala. Ci sono abbastanza dettagli da far girare la testa. Il ponte di prua è in gran parte piastrellato e pieno di dettagli intricati, come la gru e le guide della catena, e 2 sezioni di tubo flessibile bianco vengono utilizzate per formare le ringhiere intorno alla prua. Tra le funzionalità, Lego ci propone anche un piccolo ingranaggio posto sul castello di prua che permette di tendere il lungo cavo tra i 2 alberi. L'unica cosa che mi fa storcere un po' il naso, ma intendiamoci,
stiamo davvero cercando il pelo nell'uovo, è che la parte inferiore dello scafo sarebbe dovuta essere meno piatta. La geometria del resto dello scafo è magnifica e i dettagli della coperta sembrano fantastici. Le tecniche utilizzate per la sagomatura della nave mi hanno davvero lasciato a bocca aperta e possiamo davvero dire che il design è eccezionale. Entrando meglio nei dettagli delle proporzioni, quindi all'altezza e alla larghezza, se dovessimo rispettare veramente la scala da 1 a 200 dovrebbero esserci circa un paio di centimetri in meno, ma capisco che tutto ciò ha permesso al progettista di integrare dettagli aggiuntivi a discapito della fedeltà. E fidatevi, il designer sicuramente non ha fatto concessioni per quanto riguarda i dettagli, arrivando addirittura a rappresentare le panchine presenti sui vari punti. Ci sono anche gru, boccaporti e oblò attorno a tutta la nave, anche se sono meno numerosi rispetto a quella vera. Per quanto riguarda il ponte, ogni rifinitura è veramente fantastica, si riesce a determinare ogni singola parte e sezione della nave. È quindi piuttosto facile capire dove si trova la mensa ufficiali, la sala fumatori di prima classe o la palestra. Adoro il nome sul retro della nave completamente stampato e la scritta Liverpool. Naturalmente fa riferimento alla White Star Lines, che era la proprietaria della nave e aveva il suo quartier generale proprio a Liverpool. Ma ragazzi, la cosa che secondo me sovrasta il tutto è la cura posta nelle sezioni interne. All'estremità anteriore si denota perfettamente la zona delle caldaie e i motori nei ponti inferiori, le cabine, anche la piscina nei livelli intermedi e le lounge ristoranti nei punti superiori. Le cabine delle diverse classi sono riconoscibili grazie ad un colore blu per la terza, marrone per la seconda e rosso per la prima, mentre i soggiorni adottano altri colori. E devo dirvi che sono rimasto affascinato dalla rappresentazione della grande scalinata di prima classe. Nella sezione posteriore invece abbiamo i due grandi motori estraibili e sono persino funzionali, con l'ausilio di un ingranaggio che ne consente la rotazione provocando il movimento delle eliche una volta collegate agli assi della struttura. Ciascuno dei motori è collegato ad una delle eliche laterali, invece l'elica centrale è azionata da una turbina a bassa pressione. Una turbina ben costruita, ma che purtroppo, come ho detto in precedenza, diventa inaccessibile una volta terminato il modello. Ragazzi, cosa dire di più? Se non che il modello è pressoché fantastico. Il resto lo lascio a voi e ai vostri commenti. Mi raccomando, sono curioso di sapere cosa ne pensate. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima review. Io vi ringrazio, un bacione e ricordatevi, solo il meglio è abbastanza. Ciao!